Se non credi in te stesso, chi ci crederà? Non lo so, forse Soreta? Mi auguro di sì, insomma, ma perché noi dobbiamo credere in noi stessi? In questo episodio del podcast Comfort Zone ti vado a smontare l'idea che sia necessario credere in se stessi per poter stare bene e andiamo a liberarci di questo fardello noiosissimo del credere in noi stessi e proseguiamo la nostra vita. Sigla! Immagina un mondo dove la crescita personale non richiede salti nel vuoto, dove il vero progresso avviene all'interno della tua zona di comfort, dove vivere appieno non significa correre senza sosta sulla ruota del criceto delle aspettative altrui. Se anche tu sogni questa realtà, sei nel posto giusto. Ti do il benvenuto in Comfort Zone, il podcast del dottor Emilio Gerboni. Buon ascolto. Comfort Zone. Comfort Zone. Comfort Zone. Benvenuto in questo nuovo episodio del podcast Comfort Zone, il podcast del dottor Emilio Gerboni, cioè moi, la guida della tua evoluzione comoda. E in questo episodio andiamo a disintegrare uno dei più ormai abusati concetti di crescita personale, di quella da salotto, da bar o come vogliamo dire, cioè questa idea è da televisione, anche perché poi diventano queste cose che si chiedono, queste domande, no? Credi in te stesso, tu ci credi, no? Che è una domanda che probabilmente come disturbo è alla pari, insomma, se la gioca con la domanda come stai, no? Cioè io proprio non sopporto la domanda come stai, ma cosa vuol dire? Allora, tra l'altro, mentre come stai, la risposta giusta sarebbe che è un po', l'evoluzione di ma sei felice, no? Cioè nel senso sono collegate, sono parenti queste domande, no? Sei felice? No, come stai? No, allora non va bene, no? Cioè tutta una catena, credi in te stesso, non credi in te stesso, quindi non sei sicuro di te, quindi allora non sei felice perché non puoi essere felice se non credi in te stesso. No, guarda, sono felice però non credo in me stesso, va bene? Già iniziamo a creare un po' di spartiacque, facciamo che si può fare tutte e due, oppure credo in me stesso ma sono triste, poi questi assolutismi, no? Cioè mi fanno ridere, cioè come se esistesse uno stato di beatitudine perenne e uno stato di credere in se stessi totale, no? Questi assolutismi, no? Io devo ricercare l'assoluto benessere e l'assoluto credere in me stesso. Se c'ho proprio un dubbietto nei miei confronti, non va bene, allora non ci credo al 100%, pure come se sono domande che inculcano il dubbio, ma io sono felice? Ed ecco che già solo porsi determinate domande inizia a scavare dentro di noi e diventiamo tristi. Magari ero felice, magari non ci stavo manco a pensare a come stavo, a come non stavo, ed ecco che mi hanno rovinato la giornata perché mi hanno portato a fare una riflessione che magari ero concentrato, stavo giocando. E a un certo punto questa domanda magari mi fa pensare che non tutto nella mia vita va veramente bene, mi rintristisco, mi passa la voglia di giocare, non gioco più a niente e quindi veramente passo una brutta giornata. Quindi capiamo che certe domande sono veramente delle gambe tese nei confronti della nostra gioia, della nostra fluidità nella vita, cioè nel senso il nostro flusso di vita, perché diventano delle seghe mentali monumentali, cioè questa è la verità. Seghe mentali scambiate per saggezza, cioè come a dire io ti faccio delle domande come a dire e poi nei film le fanno vedere come se uno dice ma allora il momento sofferto, ma allora ma sei felice, ma che saggezza, cioè ma chiedilo a te stesso se tanto ma che te frega se so felice, se credo in me stesso, cose così. Comunque scusate che sono siccome mi fanno girare le balle queste domande, a partire da come stai. Se vuoi ti passo la mia risposta fissa alla domanda come stai, che è, dico, ma per vivere in un mondo distopico come questo, diciamo che me la cavo e sopravvivo abbastanza bene. Ecco, questa è la mia risposta alla domanda come stai, standardizzata, che significa anche ma che minchia di domande mi fai
gentilmente, cioè nel senso, perché questi convenevoli rischiano di essere vuoti, no? Quindi delle parole vuote che una persona quasi si sente di dire perché deve simulare interesse per l'altro e poi partire con dai, chiedimi a me come sto io, voglio sapere, voglio che tu ti interessi a me, e quindi molte volte c'è questa cosa in diretta. Ora non è che voglio dire che chiunque chieda come stai sta facendo la persona diciamo che in realtà è interessata solo a se stessa, no? Cioè non sto dicendo questo, quindi si può chiedere come stai, delle volte c'è anche una genuinità, una carina, però ci sono delle trappole, no? Come abbiamo visto, come c'è una trappola anche in questa logica del credere in se stessi che mi mette in discussione. È uno degli aspetti problematici del credere in se stessi il fatto che queste risposte è un po' come vengono prese come uno status, cioè come se fossero qualità, come se una persona che crede in se stessa o è felice vale di più di una persona non felice e che non crede in se stessa. Quindi sono diventati degli status più che un interesse verso una persona o un criterio di appunto di salute, di benessere e di una vita come dire che procede nel migliore dei modi, e quindi siamo tutti felici se qualcuno a cui teniamo, a cui siamo legati affettivamente stia bene, anche perché molte volte come dire tu sei felice, un po' come dire ma tu quanto guadagni, così ti invidiano perché sei ricco. Tra l'altro vabbè, poi appunto ogni tanto faccio le battute sulla ricchezza perché mi fanno ridere, e se l'avrai sentito in qualche altro episodio. Come dire, sono ricco, sono felice, sono tutte cose che in questa nostra cultura un po' così assurda in cui viviamo vanno a braccetto. Il problema è che poi vanno a strutturare il nostro modo di ragionare e di pensare, generando poi dei batteri, insomma diventano dei virus che poi generano poi i nostri sintomi, i nostri malori, la nostra insoddisfazione, e del resto la cultura occidentale è la causa del malessere, no? Come si dice il capitalismo, ma non è tanto il capitalismo, no? Cioè, ma è appunto una cultura orientata in una certa direzione che non è quella del pensare primariamente all'essere umano. Questo diciamo che è un punto fondamentale, no? Quindi detto che queste cose non dovrebbero essere status, quindi non è che una persona è migliore dell'altra se quella crede in se stessa oppure c'ha qualcosa che non va, è difettosa perché non crede in se stessa e quindi non è brava. Se andiamo a vedere, il narcisismo è basato su persone che credono eccessivamente a loro stesse, hanno un ego grandioso, quindi direi che non è che proprio sia un segnale positivo. Io mi fiderei di più di qualcuno che dice ma insomma, cioè, su alcune cose ci credo, su altre meno. Mi sembra più onesta come prospettiva, non ti pare? Cioè sembra che avere persone che hanno i piedi per terra sia qualcosa di negativo, come se il non credere in se stessi non vada a portare poi risultati, no? Quindi come fai ad avere risultati se non credi in te stesso? Ma questa è una cavolata iperatomica e questa cosa ce lo dimostrano tantissime persone, tantissimi personaggi, mi viene a dire, ma prima di passare all'analisi di quanti personaggi dimostrano l'esatto opposto, cioè che non c'è bisogno che noi crediamo in noi stessi, ma in realtà la natura è più che qualcun altro crede in noi e quindi ci permette di crescere come una pianta, no? Che ha bisogno di qualcuno che la annaffia, la cura. Vedi anche l'episodio sull'importanza dell'ambiente per la crescita del contesto. Quindi diciamo che tra le varie distorsioni del credere in se stessi c'è quella che in realtà, come abbiamo detto, c'è narcisismo, fanatismo oppure estrema competenza. Cioè, cosa vuol dire? Che non è che io devo essere un mostro sacro per credere in me stesso come Kobe Bryant, no? Devo essere il numero uno del mondo, se no non posso credere in me stesso, e quindi cioè, è una banalizzazione della valutazione di sé che porta chiaramente poi allo sviluppo dell'impossibilità di
valutarsi, perché credere in se stesso significa pensi di essere il più grande dell'universo, quindi è un'esaltazione cieca, che tra l'altro la maggior parte delle persone in realtà si valuta male e molte volte smette di credere in se stesso perché si era valutata male nelle sue capacità, pensando di essere di più di quello che era. Quindi meglio una persona che magari al colloquio di lavoro ti dice: ma insomma, le so fa ste cose, tant'è che siamo portati poi a pomparci, proprio perché se non ci pompiamo allora l'altra persona dubiterà di noi, no? E quindi io mi devo pompare per far credere all'altro che io sono valido, no? Invece dubitare di sé, invece di che dirottarci, ci porta verso la protezione di noi, verso tante cose che sono molto più sane, ci aiuta ad orientarci, ci aiuta a capire cosa è giusto per noi. Mi posso regolare perché mi pongo la domanda se sto bene veramente, cioè nel senso, ma in questo caso in maniera più circoscritta, non in assoluto, cioè mi sento bene in questa situazione, come mai non mi ci sento? E posso quindi regolarmi per mettermi più a mio agio. È chiaro che per poter dubitare di sé, la cosa fondamentale è quella di non squalificarsi, cioè il fatto di poter dire: non sono bravo in questo, questa cosa non la so fare, questa cosa non fa per me, non deve essere legata ad un disprezzo, ed è il disprezzo che mi porta a non potermi valutare o dubitare di me. Quindi non è che io posso mostrarmi a me stesso e agli altri solo se sono bravo, se no devo nascondere tutto nel fondale e manifestare solo ciò su cui sono sicuro e tutto il resto lo buttiamo in cantina. In realtà io devo poter vedere tutto e dire: su questo valgo, su questo non valgo, ma non in ottica personale di persona, ma nell'ottica di quello che è funzionale all'ambiente. Spero che sia abbastanza buonsenso quello che sto dicendo, anche se purtroppo, date le ipnosi sociali che girano, non è scontato, perché appunto diventa una suggestione veramente malvagia, come è quella di uscire dalla zona di comfort. Tossisco per così, non si sa perché. L'idea è che io posso dubitare di me, che è molto più protettivo che credere in se stessi ciecamente. Ma torniamo e andiamo a vedere un po' come in realtà sia la fiction, sia le favole, sia le storie, sia i cartoni animati, sia i film, sia le storie vere delle persone invece ci dimostrano molto chiaramente che in realtà la maggior parte delle persone non crede in se stessa minimamente, e arriva qualcuno, un mentore, un mago, qualcuno che ti dice: guarda che tu sei di valore, un talent scout che ti dice: guarda che tu secondo me spacchi in questa cosa qua, vieni che ti porto da me. Cioè, ora mentre ti dico queste cose magari ti iniziano a venire in mente tantissimi esempi specifici, no? Di questa cosa. Ho detto maghi, per esempio Re Artù nel cartone della Disney, no? Era tra l'altro era lo scudiero, quindi non aveva nemmeno il titolo nobiliare, quindi lo status, quindi veniva screditato, mentre c'era lui faceva lo scudiero appunto a un tizio che era diciamo molto molto stupido e scarso, però aveva lo status per poter fare quella cosa lì, no? E quindi Mago Merlino gli dice: guarda che tu sei figo in realtà, e prenderai la spada nella roccia. E poi quando prende la spada nella roccia dice: ah, vedi, Sofia, e diventa Re Artù, e quindi inizia a credere a se stesso, ma grazie all'intercessione di Mago Merlino che lo porta a crescere, e quindi c'è un'altra persona che lo porta verso la sua strada. Cenerentola è un altro esempio clamoroso, direi, di questa cosa, cioè che la fanno pulire, gli fanno pulire, la usano come domestica per le pulizie, e invece lei poi arriva la maga che gli fa la zucca e così via, e poi lei invece, il principe, dice: beh, questa qua agghindata per benino viene valorizzata, e poi quindi avviene tutto il resto. Quindi già due favole le abbiamo beccate, ma guarda, veramente andiamo alla cieca, cioè tutti i film e tutte le cose di Harry Potter, Matrix e così via partono da uno che non crede, non sa chi cacchio è, dubita di se stesso, e poi ci arriva qualcuno che gli dice: guarda che tu sei forte in questo, non sei forte in quest'altro, serve a questo, vieni qua, ti devo convincere di questa strada qui. E poi nella realtà
Einstein, Churchill, ma ci sono veramente, tu vai a beccare, oltre al fatto che la maggior parte delle persone famose, ma anche dei professionisti, di chiunque, solitamente diciamo soffre di la sindrome dell'impostore, per così dire, ormai sdoganata e diventata più diffusa della DHD, di cui ricordo sempre di essere un grandissimo portatore. Sano, diciamo così, sano, me lo dico da solo, vedi, credo in me stesso evidentemente, quindi veramente si fa più fatica a trovare un caso di esaltazione mentale che almeno che poi se la racconta in un certo modo, e invece pensare che in realtà molte volte è proprio l'ambiente che premia. A proposito di premiazione, vatti a vedere pure l'episodio della scorsa puntata, cioè quindi solitamente ha successo e si diventa molto bravi anche come popolo rispetto alle cose che vengono premiate o considerate come qualità. Ci sono tantissimi effetti, poi ti metterò nell'area riservata anche un documento dove ci sono anche tutte delle ricerche psicologiche, come l'effetto Pigmalione, che dimostra come quando l'insegnante crede nello studente, lo studente manifesta la sua potenzialità, quindi non è una selezione del genio, è una creazione, è un tirare fuori le qualità della persona che si sente portata grazie alla guida, se no lui da solo direbbe ma io che devo andare contro il sistema, nessuno crede in me ma io ci credo, questa roba qui, insomma, che diventa qualcosa di veramente devastante. Quindi, e comunque ti dicevo, la maggior parte cioè vanno avanti nonostante dubitino di loro stessi, e questo non sto dicendo che è buono, però alla fine per andare avanti e ottenere risultati, credere in se stessi non serve una mazza, anzi delle volte è proprio antagonista, perché io me la credo e poi vado a sbattere contro il muro. Quindi quello è una cavolata bella e buona, e spero che sarete d'accordo con me. È chiaro che in realtà ciò che si dovrebbe fare è spegnere sto ragionamento ossessivo sul fatto che credo a me stesso o meno, e orientarsi al piacere di fare, di sviluppare progetti, di portare avanti ciò che si crede, migliorando, e quindi c'è bisogno di feedback per capire se quello che si vuole fare corrisponde alla realtà dei fatti o meno. Cioè, mi sembra un atteggiamento abbastanza pragmatico, che mi rendo conto che sia difficile da raggiungere, però adesso ti sto iniziando a dare un'infarinatura che sicuramente può liberarti da quest'altro incantesimo malvagio che abbiamo subito, e che in realtà, cioè, appunto, tiriamo il piede fuori da una fossa piano piano e poi possiamo iniziare a camminare nella direzione giusta. Chiaramente la retorica del credere in te stesso fa parte anche del meccanismo manipolativo della società di spostare la responsabilità verso il soggetto, cioè sei tu che, siccome non credi in te stesso, l'attribuzione di fallimento è su di te, non su un ambiente che non ti supporta, e quindi che cacchio vuoi da noi, perché noi te lo diciamo, credi in te stesso, ti stiamo dando lo stimolo e la motivazione, però tu non ci hai creduto, non ci sei riuscita, e quindi vuol dire che non vali perché non sei riuscito a credere in te stesso. Pensate che cosa fantastica, no? Come si riesce a fare una super cazzola che riesce a diventare di dominio pubblico devastante. Io sono veramente proprio, come dire, ammiro questa abilità di rintrovare, perché io dico, ma come si riesce a cadere in questa dimensione? Perché effettivamente, se io vengo bombardato costantemente e si va a legare a quello che ho subito poi da bambino, quindi rinforza determinati messaggi, e attorno a me ho un consenso generale, difficilmente metto in discussione poi quello che tutti condividono, o perlomeno non esprimono il dissenso alzando il ditino dicendo comunque a me mi pare una struzzata questa cosa di credere in se stessi, e quindi invece bisogna non credere in se stessi beatamente, ed essere felici, e quindi dichiararlo con orgoglio: non credo assolutamente in me stesso. Un altro grandissimo personaggio che per quanto riguarda me, chiaramente gli interessi che ho io, perché come vedete le persone importanti poi fanno parte del proprio ambito, ognuno ha quelli che pensa siano come dire gli eroi, quindi non è Thor o Capitan America nel mio caso, anche se mi piacciono anche loro, quindi come vedete io metto tutto fa brodo. Ma Bateson proprio dice chiaramente che lui non ha mai creduto in se stesso. Bateson è un autore che ha scritto L'ecologia della mente, cioè ha dato
valore per la scienza e per la psicologia, la psicoterapia è enorme come contributo, un genio, e lui diceva: io non credo in me stesso, non so nemmeno come facciano le persone a credere in me, e quindi le ringrazio, perché altrimenti io avrei ceduto molto tempo prima di produrre contenuti o di fare cose di questo genere. Anzi, molte volte il non credere in se stessi è correlato di più con l'intelligenza che quindi con un basso valore di competenza e di qualità e di intelletto. Quindi per cui diciamo che più che altro, se non credi in te stesso, forse sì, è un elemento di cui alto cognitivo, potremmo vederla da questo. Non è detto manco quello, però quindi non iniziamo a pensare, sai, perché se no andiamo negli articoli: se fai le puzzette a letto sei più intelligente degli altri, tu dici: io le faccio, allora sono un genio. Non funziona proprio così. Quindi l'importante è non cadere in questa trappola, e il segreto è riuscire, quindi con un po' un salto funambolico per liberarsi da questa morsa, a trascendere se stessi, focalizzandosi su il servizio invece che sul valore personale, quindi su ciò che io voglio costruire, su ciò che voglio fare per gli altri, su ciò che voglio portare nel mondo, divertendomi e effettivamente cercando di andare a vedere e osservare quali sono più o meno i miei talenti, per far sì di perché solitamente dove c'è il talento c'è più piacere, questo è un pochino il discorso, o come questi talenti spesso vengono invalidati proprio da queste idee bislacche di credere in se stessi e di riuscire a leggersi nella maniera più corretta possibile, quindi avere qualcuno che dall'esterno ti aiuti a leggerti correttamente, a orientarti, a indirizzarti, diventa qualcosa di estremamente prezioso e da ricercare, se non si è avuto la possibilità di avere un ambiente dove si possono ricevere feedback e sinceri, senza che ci sia poi qualcuno che cerca di non fornirteli. Quindi il vero discorso è: dove si trovano specchi non deformanti. Ti lascio con questa domanda che probabilmente potrebbe aprire altri episodi di Comfort Zone. Spero che questo episodio ti sia piaciuto. Scrivi nei commenti, condividi la puntata, metti like, fai quello che ti pare, iscriviti dove ti pare. Ci vediamo al prossimo episodio. Un grande abbraccio dal dottor Emilio Gerboni. Stay cushy, not pushy, ma soprattutto in questo episodio smetti di credere in te stesso e pensa a fare le cose tue. Ciao! Avete ascoltato Comfort Zone, il podcast del dottor Emilio Gerboni. Per accedere ai contenuti extra del podcast, registrati gratuitamente sul portale della Scuola di Evoluzione Comoda di Quiet Mood all'indirizzo www.quietmood.academy. Se vuoi iscriverci, puoi farlo all'indirizzo email info@quietmood.it. Ti aspettiamo al prossimo episodio. Stay cushy, not pushy.